Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Allora, nella scorsa puntata vi ho accennato che sto stampando un esercito di Goblin custom che andrò a mescolare con quelli della Games Workshop ufficiale. Si potrebbero anche utilizzare i pezzi per fare delle miniature completamente custom e quindi delle modifiche, però in realtà ho già montato quelli GV, quindi questi che già sono milioni di pezzi li monterò tutti diversamente, ma saranno diciamo distinti. Comunque verrà fuori un esercito bomba e vi devo far vedere oggi un po' di cose. Allora, intanto dell'esercito dei Goblin sto stampando ancora tutto, quindi ho solo il gigante, perché dopo la sigla vi farò vedere che roba, e poi vi farò vedere delle miniature come i Fimir per HeroQuest, piuttosto che i Barbari del Caos e Guardie del Caos che ho trovato sempre per HeroQuest. Ci vediamo dopo la sigla. Eccoci qua ragazzi, comincio con il pezzo forte. Guardate che cos'è questo gigante dei fiordi per l'esercito dei orchi e goblin. Mamma mia, guardate la miniatura. Allora, ha richiesto sulla Frozen Sonic Mini 8K 4 diverse stampe e quindi c'è rimasto diciamo un buon 25 ore in totale praticamente, che non è nemmeno tanto perché poi la Frozen è veramente veloce, e come vedete praticamente è come se fosse un pezzo animato con all'interno, vedete la roccia e tutto, è un pezzo animato di montagna che si stacca praticamente dal terreno e come vedete comincia a camminare, ha tutte le radici praticamente e gli alberi che sono delle conifere, e come vedete ha una basetta che è preponderante. Ora, visto da solo potrebbe sembrare insomma di una grandezza abbastanza normale, ma ve lo faccio vedere accanto a un personaggio qualsiasi, ed eccolo qui, e questa è la grandezza di un 32 mm 28-32, quindi questa è la grandezza del gigante, che è anche accucciato, altrimenti sarebbe alto ancora di più. Detto questo, vi faccio vedere i Fimir. Vi avevo detto che avevo stampato dei Fimir e quindi datemi un secondo che li tiro fuori, li preparo davanti e li vediamo insieme. Dunque, per quanto riguarda i Fimir, al momento ne ho individuati due che mi piacciono molto e sono questo che tra le altre non mi ricordo neanche di che marca è, penso che sia la Primal, ma comunque sono uno di una e uno di un altro. Questo qua credo che sia di un italiano, che è lo stesso che ha fatto il barbaro del tutorial che abbiamo visto insieme, che ripete la scatola proprio di HeroQuest, la copertina, e adesso ve li faccio vedere un po' più da vicino in 3x, in modo tale che sia più facile guardarli. Eccoli qua, come vedete sono molto belli, un po' cartoon, però mi piacciono tantissimo perché hanno veramente una personalità loro, sono grossi, non hanno niente a che fare con quelli, diciamo, quegli obrobi che ci sono all'interno della scatola di HeroQuest originale, e quindi secondo me andranno molto meglio per quello che servirà a noi quando faremo HeroQuest Café e avremo delle riprese anche da vicino con degli scontri epici fra i personaggi e questi appunto mostri. Nel frattempo ho fatto 5 guardie del caos. Vi ricordate che il vecchio HeroQuest aveva le guardie del caos? Ho individuato queste guardie del caos in un Kickstarter di non mi ricordo quando era, forse marzo del 2022, e da poco ha praticamente rilasciato i file. Ci è voluto un bel po', però come vedete ne è valsa abbastanza la pena perché sono molto classici, molto stile GV ovviamente. Adesso
uno lo levo così vi faccio vedere più da vicino questo, eccolo qui. E come vedete insomma sono classicissimi ma hanno praticamente il loro perché anche loro, e devo dire la verità, questi sono in 28 mm, probabilmente potrei stamparli anche leggermente più grandi per farli più poderosi, però diciamo che ci sta che le guardie del caos siano all'altezza più o meno umana, solo che abbiano praticamente un'armatura molto più massiccia. Tra l'altro ho il progetto di recuperare 4-5 guardie del caos degli anni 80 che ho trovato in metallo e quindi le useremo insieme a queste, e così abbiamo anche qui recuperato i guerrieri del caos. Nel frattempo non è finita, ho stampato con Daybreak, che vi ho fatto vedere in questi giorni su Instagram se lo seguite, anche i barbari del caos. Questi sono veramente poderosi, sono della Daybreak e sono veramente poderosi. Guardate che miniature sono queste, e guardate che scultura e che dettaglio con la 8K, veramente spaventoso. Anche qui ce ne sono, mi sembra 5 se non di più, adesso vediamo, sono 1, 2, li mettiamo dietro, 3, guardate che belli che sono questi, 4 e 5 e sono 6, in realtà sono 6. Vedete questi qua veramente questi sembrano guardie del caos veramente moderne e cattive. Tra le altre guardate che bello che è questo che salta in alternativa, che corre e al balzo tira praticamente la lancia addosso a qualcuno. Sono fatti per sempre Age of Sigmar e Warhammer, ma credo che vadano benissimo su HeroQuest. Hanno una basetta da 32 in questo caso, quindi diversa da quelli un po' più piccini che vi avevo fatto vedere prima, effettivamente, e questi sembrano veramente più poderosi, quindi forse dovrò ristampare le guardie del caos per renderle più o meno alte uguali, altrimenti non avrebbero nemmeno senso, no? Però insomma questi sono barbari del caos. Secondo me, visti così come li vedete qua, in 4, 5, 6, ce ne sono un altro paio da stampare che ancora non ho stampato. Secondo me sono perfetti non solo per Age of Sigmar ma anche per Warcry. E quindi ragazzi direi che qui posso fermarmi, anche se vi lascio un'ultima anteprima che è quella degli orchi, quindi lascio qui dietro loro e vi faccio vedere 2 orchi di Avatar of War che sono paurosi, veramente orchi in stile vecchio stile proprio Warhammer della edizione ancora con Bretogna, se vogliamo. Sembrano veramente orchi neri, veramente guardate come sono poderosi e giganteschi. Questi erano veramente molto belli e li ho dovuti per forza stampare anche questi per dare agli orchi un po' di gloria. E poi sto facendo tutta una serie di orchi, sempre i Daybreak, che ormai mi sta facendo veramente innamorare delle sue miniature. Questo è uno sciamano che ricorda tantissimo se avete giocato a World of Warcraft, e guardate un pochino anche questi 3 nuovi orchi che ho stampato, che belli che sono, anche questi in stile veramente molto cartoon, molto videogame, sinceramente tanto World of Warcraft. Vi levo da dietro gli altri che magari confondono un po', così potete vederli in tutta la loro bellezza. Guardate che roba che sono questi 3. E quindi ragazzi ci vediamo per un breve recap. Sto stampando come un pazzo e tutto quello che vedete lo coloreremo negli anni insieme. Dico negli anni perché nei giorni sarà veramente dura. Materiale per lavorare ne ho quanto ne voglio. Dovrò ampliare lo studio, nel senso che molto probabilmente farò un po' di mensole e in ogni mensola metterò un esercito, un po' come se fossero dentro una vetrina, piuttosto che anche un'altra vetrina. Adesso vediamo, perché lo spazio comincia a essere veramente poco, ma lo devo ottimizzare.
C'è il modo, quindi potrò mettere delle mensole in più e questo praticamente farà sì che rimarranno in bella mostra i vari eserciti e man mano che li dipingeremo li utilizzeremo anche per il battle report, soprattutto quello degli orchi e goblin, di cui avete visto questo super gigante, loro lo chiamano dei fiordi perché tutto quanto l'esercito sembra molto celtico, molto nordico, con questi goblin che ricordano moltissimo. Passatemi un po' il paragone Labyrinth, il vecchio film meraviglioso con David Bowie che faceva il re dei folletti, e in questo caso i goblin che cavalcano specialmente gli squig sembrano proprio quelli di Labyrinth, quindi chapeau allo scultore che ha fatto un lavoro incredibile. Vi farò vedere veramente questa marmaglia di omini verdi piccolini che faremo di un colore, ho già in mente tutto, quindi sapete che con me invecchieremo tutto, faremo tutto in metallo arrugginito e marcio, ma verranno fuori veramente belli e ci vediamo così alla prossima puntata. Ciao!